Buongiorno, sono Paola Silva Coronel, docente della Scuola del Design del Politecnico di Milano e oggi vorrei presentarvi un nuovo corso dedicato all'uso della comunicazione come elemento narrativo del design degli interni. In ambito professionale mi occupo da diversi anni di physical branding, che è appunto quell'attività che si occupa di dare identità a un luogo. Nel caso degli uffici, ad esempio, si utilizzano immagini, grafiche, lettering per raccontare la mission aziendale, la storia, le innovazioni, così come in ambito retail o nell'hospitality si può raccontare lo stile, il posizionamento rispetto a un target, i valori che sono ritenuti identificativi. Physical branding 20 anni fa consisteva nel mettere qua e là qualche logo aziendale e al massimo utilizzare i colori corporate per decorare qualche parete o qualche antina dei mobili. Oggi le cose sono molto cambiate. Se prendiamo ad esempio sempre gli uffici, anche prima della pandemia l'uso della grafica era un trend molto diffuso per creare degli ambienti più performanti e più accoglienti. Oggi questa necessità è ancora più impellente perché moltissime persone potrebbero e preferirebbero continuare a lavorare da casa e quindi l'attrattiva di questi luoghi diventa un elemento determinante. Inoltre in moltissimi ambiti, come anche per esempio nell'healthcare, dove le indicazioni sono una parte necessaria dell'erogazione dei servizi, si è aggiunta la necessità di rendere evidenti queste indicazioni e dei comportamenti precisi da rispettare, come per esempio il distanziamento o il numero di persone che possono entrare in un ascensore. Ecco quindi che il wayfinding, inteso come sistema utile a fornire una mappa mentale dei luoghi in cui ci si vuole muovere, diventa un'occasione per trasmettere delle qualità ambientali che vanno al di là della pura indicazione e che diventano un vero e proprio progetto di interior design. Se un tempo la segnaletica era una componente aggiunta a fine progetto in modo asettico, attenta solo al rispetto di regole predefinite e considerate universalmente valide, oggi si affronta questa tematica con un approccio molto più evoluto e più coinvolgente e anche più divertente dal punto di vista del progetto, che prende appunto il nome di grafica ambientale. Riuscire a coniugare la comunicazione con l'estetica in fondo è un qualcosa che ci appartiene da sempre. Se pensate alle magnifiche pareti delle piramidi egiziane, in cui appunto il decoro è magnifico, questi decori non sono nient'altro che il racconto delle prodezze di regine e imperatori che hanno appunto caratterizzato che hanno dato la tematica, l'argomento per creare questi decori. Guardando anche più vicino a noi, per esempio gli street artist utilizzano i loro tag e un loro codice di comunicazione per creare delle superfici che a noi paiono puramente decorative, ma che invece hanno dei messaggi che vogliono trasmettere. Parleremo di grafica, di architettura, di design e di comunicazione anche con professionisti esterni che ci racconteranno come questo segmento progettuale e narrativo stia diventando impattante in moltissimi progetti, sia di nuova costruzione che di restyling o refitting, come si definiscono i processi di aggiornamento degli interni. La valutazione finale sarà fatta su un progetto di gruppo in cui spero di veder lavorare fianco a fianco studenti di interni e di comunicazione e dove sarà importante riuscire a gestire in maniera contemporanea la validità del messaggio e la coerenza del progetto. For any students who would like to join this class will be welcome. Most of lessons will be held in Italian, but we will arrange somehow. Quindi grazie a tutti e vi aspetto a gennaio.